Buongiorno, sono Maria Cristina e benvenuti sul mio canale YouTube Astrotarotina. Oggi parleremo di mani. E perché le mani, direte voi? Beh, perché a parte le scimmie, l'essere umano è effettivamente l'unico essere vivente che ha questo dito qua, il pollice, che permette quindi la mano prensile, che permette di manipolare, di afferrare e quindi poi di costruire grazie alla posizione retta che ha raggiunto l'essere umano nel corso dell'umanità, nel corso della storia. Effettivamente non sto dicendo che è una questione di superiorità rispetto al mondo animale, non sto dicendo questo, sto dicendo semplicemente che è una caratteristica. E le mani parlano per noi. Io sono italiana, quindi uso molto le mani, lo vedete anche nei miei video, per corroborare quello che dico, per sottolinearlo, per esempio, no? Oppure possono anche parlare al posto delle parole in tanti casi, oppure possono, come faccio io, scandire, mi aiutano a scandire, a sottolineare quello che voglio dire. Possono anche le mani unirsi ad altre mani in uno sforzo collettivo, per esempio, anche di produzione, possono aiutare, possono derubare. Le mani possono fare tante cose, possono curare, per esempio le mani che hanno, tutti noi abbiamo un potere magnetico nelle mani, ma alcune persone più di altre ne sono particolarmente consapevoli, quindi con le mani possono curare, cioè possono togliere ciò che c'è di negativo nel corpo e aggiungere, aiutare donando un'energia buona, un'energia positiva. E poi le mani non producono solo beni materiali, ma le mani creano delle opere artistiche, la pittura, la scultura, per esempio, no? Che suscitano forti emozioni, che parlano all'anima, quindi sono il riflesso di ciò che siamo fisicamente, mentalmente, ci dicono molto sulla nostra vitalità, ci dicono molto sul nostro carattere, sulle nostre intenzioni, per esempio, anche. Allora, in astrologia le mani sono legate al segno dei gemelli, come altre parti del corpo che sono doppie, quindi i polmoni, i bronchi, le braccia, le spalle, per esempio. E poi sappiamo che le dita della mano sono collegate ai pianeti. Il pollice è collegato a Venere, che governa amore, socialità, armonia. L'indice, il dito che indica, vedete, è legato all'ambizione, alla fiducia in se stessi, alla leadership, quindi è legato a Giove. Il dito medio non ve lo faccio perché sembra un gestaccio. questo dito qua è il più lungo, il più forte, e quindi indica forza e potere, quindi rappresenta Saturno. L'anulare, l'anulare lo sappiamo, no? È legato all'amore, alla creatività, alla bellezza, era legato al sole, ad ogni modo all'autorità di Apollo per gli antichi greci, e quindi al sole. E il mignolo, che è legato, che è il più piccolo, è legato all'intuizione, è legato all'intelligenza, alla persuasione, quindi al Mercurio. E se andiamo a vedere anche in altre culture, come nella cultura indiana, le dita sono collegate agli elementi naturali, il pollice è collegato al fuoco, l'indice è collegato all'aria, il medio allo spazio, l'anulare alla terra, il mignolo all'acqua, e così anche in varie culture. Negli arcani maggiori e minori dei tarocchi di Marsiglia, quindi sapete che io parlo sempre dei tarocchi di Marsiglia, le mani sono molto presenti, sono cariche di simbolo, vengono utilizzate per trasmetterci dei messaggi diversi e nulla è lasciato al caso, ogni dettaglio è importante. Per esempio, sappiamo che la mano sinistra, quindi la mano che obbedisce all'emisfero destro del cervello, è riservata a cosa? All'espressione delle sensazioni, delle emozioni, delle intuizioni, all'incertezza, ai segreti, è la parte, si dice, creativa, il settore dei sogni, dell'ispirazione, dell'arte, dove il nostro inconscio produce ed esprime anche una parte naturalmente femminile. Ora, nel matto, non le ho preparate apposta le carte perché è sempre interessante sfogliarle e toccarle. Nel matto vediamo che il matto porta il suo fagotto effettivamente sulla spalla destra, ma lo tiene in una posizione strana, vedete che si torce in questo modo? Lo tiene con la mano sinistra,
strano, perché se abbiamo un fagotto lo teniamo così, no, lui lo tiene in questo modo, vedete? E questo perché potremmo immaginare che attribuisce un'importanza particolare a ciò che contiene, i ricordi, gli affetti, gli insegnamenti ricevuti, le esperienze vissute, le aspirazioni segrete, e che quindi parte alla ricerca certo di una nuova vita che lo appagherà sia nella mente che nel cuore. E vedete, spero che si veda l'immagine, ma comunque avrete sicuramente la vostra carta, che il pollice è il dito, che il pollice è molto lungo, il pollice della mano sinistra, e il pollice, come vi dicevo all'inizio, è proprio il dito prensile, cioè che permette di afferrare, di tenere, di impugnare correttamente un oggetto. Quindi questo ci dice che la presa è sicura e per cui la tiene fortemente, quindi per lui è un bagaglio importante, prezioso. Però sappiamo anche che per i romani, per esempio, la sinistra rappresentava qualcosa di negativo, cioè di segreto, di occulto, cose nascoste, e quindi potremmo dire che se andiamo a cercare negli arcani minori, per esempio, il re di denari tiene con la mano sinistra un lembo del suo abito a livello dell'inguine, e questo potrebbe anche dirci che magari nasconde un segno di pudore o anche delle pulsioni, così, insomma, che non può proprio rivelare immediatamente. Mentre la mano destra è sempre collegata a qualcosa che riguarda l'abilità, la capacità, l'efficienza, la potenza nel lavoro. Si dice che la mano destra sia la mano maschile, diciamo così, ma in termini energetici, quindi simboleggia lo spirito combattivo, simboleggia la tenacia, la programmazione calcolata, la logica, le decisioni ragionate, anche la comunicazione utile, l'ordine, rispetto delle leggi sociali, vedete? In epoca romana la destra, da cui il nome destrezza in italiano, era associata a buoni auspici, al successo, mentre il negativo potrebbe essere il despotismo, potrebbe essere la brutalità, insomma. E qui torniamo, no, non torniamo, anzi andiamo al nostro bagatto. Vedete che il bagatto, voilà, vedetelo qua, questo è il bagatto, regge con la mano destra una moneta, cioè vuol dire che la ragione lo porta a scegliere la strada della prosperità finanziaria e del successo sociale, ma vedete anche che lo regge con la punta delle dita e sembra quasi che possa cadergli questa moneta. Ciò dimostra, come sappiamo, il bagatto è un apprendista, è qualcuno che inizia, che non ha ancora la maturità sufficiente per saperne cosa fare. La stessa postura la osserviamo nella regina di denari, vedete? Lo tiene sempre con la punta delle dita, ma in questo caso l'impressione che abbiamo, cioè si sembra quasi che la moneta possa cadere, ma l'impressione che abbiamo è un po' diversa, perché vediamo che controlla la moneta con cosa? Con lo sguardo, quindi con la forza della mente, mentre con l'intuito tiene un piccolo scettro a sinistra. Stesse considerazioni potremo fare negli arcani minori, anzi vi invito a farli, perché sennò il video sarebbe veramente troppo lungo. Vi invito a farli con il fante, cerco di trovarveli, voilà. Il fante e il cavaliere di coppe, vedete che tengono le coppe così nel palmo della mano, ma potrete continuare le vostre ricerche da soli. L'imperatore cosa fa? Tiene lo scettro saldamente con la mano destra, trionfante, perché questo oggetto simboleggia per lui il successo materiale, sociale, guarda verso il passato, ma guarda ciò che ha conquistato, che ha costruito, ma potrebbe anche essere, seconda poi del tipo di lettura, un abuso di potere. Mentre se andiamo a cercare l'imperatrice, e vi consiglio sempre di sfogliare le carte, di toccarle, di manipolarle. L'imperatrice tiene lo scettro con cosa? Con la mano sinistra. Scettro più piccolo, è un'altra forma, ma insomma non ci attardiamo su questo, ci attardiamo sulla mano. Quindi la mano sinistra vuol dire che il potere femminile è altrettanto forte di quello maschile, mentre con la mano destra, che abitualmente è una mano attiva, che cosa fa l'imperatrice? Tiene per lei ciò che è più importante. Vedete lo scudo con l'aquilotto che non ha ancora finito in un qualche modo, quindi ribadisce il suo ruolo di protettrice della famiglia. Ma in realtà questa mano destra può essere anche opprimente, oppressiva, cioè l'imperatrice potrebbe impedire alla prole di spiccare il volo, o comunque qualcosa o qualcuno che le è caro di sfuggire al suo controllo.
Andiamo a vedere un caso particolare. Avremo tanti casi particolari in questo video. Il caso particolare è quello del fante di spade. Interessantissima questa carta. Allora, la mano destra è più piccola, mentre la mano sinistra è più forte e paradossalmente regge con la mano destra il fodero vuoto della spada, quindi è un simbolo vuoto e femminile, mentre con la sinistra regge sempre paradossalmente la spada, che è un simbolo piuttosto del sesso maschile sublimato. E quindi ci fa pensare a cosa? Vedete, questo sembra quasi un po' androgino questo fante, come un po' tutti i fanti, no? Stanno cercando la loro via, cioè un'inversione delle parti. Potremmo dire che in questo caso il fante, come dire, esita ad assumere comportamenti di energie tradizionalmente legati al maschile e lascia trapelare una sensibilità più femminile, anche legata alle emozioni, quindi esprime un dubbio, anche perché poi si parla di spade, quindi di aria, per cui di intelletto, di mentale, di riflessione, anche di comunicazione, sta esitando fra due tendenze, è la ricerca di un'armonia interiore, deve fare una scelta fra una o l'altra o no. Vedete, è interessante. È interessante anche parlare delle sproporzioni nelle mani, per esempio. Sempre nel nostro amico, adesso se mischio poi ecco, nel nostro amico imperatore, vediamo che la mano destra è più grande della mano sinistra, e questo sta con la logica diciamo, del messaggio di questa carta, cioè è chiaro che l'imperatore, che è una figura di decisione, di azione, esercita un potere sulla propria vita, sul proprio successo, e quindi questa mano è importante per lui, ma la mano sinistra, la vedete, che appoggia poi sulla cintura, che è un simbolo ancora una volta in un qualche modo di energia maschile, è quasi come un monito, come dire, beh, insomma, non ti dimenticare che nella vita non c'è solo il successo, non c'è solo quello, ci sono altre cose preziose nella vita. Potrebbe indicare quindi il fatto di ricordarsi che anche esistono gli affetti, oltre agli affari, esistono le emozioni, esiste il sogno, esiste la parte anche più infantile, no? Più delicata. Insomma, i tarocchi di Marsiglia di fatto che cosa fanno? In ogni carta prima di tutto ci rappresentano, questo lo sappiamo, i 4 elementi: acqua, aria, terra e fuoco, in maniera diversa, ma ci sono tutti in ogni carta, e poi ci sono sempre dei rinvii, delle sollecitazioni a andare a vedere i due poli e quindi i due aspetti, per cui yin e yang, dico io, maschile o femminile, ma potete dire ragione, intelletto, ragione, intuito, sogni, realtà, e cercare di trovare un'armonia fra le varie parti. Questo è sempre il tentativo della lama, della carta, dell'arcano. Quindi quando siamo di fronte a una lettura, per esempio, se abbiamo una mano destra più forte, vuol dire che la carta in un qualche modo potrebbe, dipende se è dritta o se è a rovescio, comunque potrebbe dirci, certo, la parte logica e razionale può aiutarti, mentre se la mano sinistra è più grande, attenzione, l'intuito è importante. Per esempio, vi do delle piste. Andiamo a cercare ora un'altra lama, un altro arcano interessante da questo punto di vista qui, che è la giustizia. Vedete? La giustizia. Allora, la giustizia ha delle dita potenti che tengono questa grande spada, che è la spada più grande, poi ci sarà la falce dell'arcano 13, ma è veramente la spada più importante, dritta e ferma. Quindi questo ci indica che la ragione, che è la spada, ci permette di tagliare, di separare, di eliminare in un qualche modo, di separare ciò che non ci serve più, mentre la mano sinistra, che è più piccola, è quella che viene usata per pesare, cioè per pesare usiamo il cuore, usiamo l'intuito. Stesso tipo di riflessione, di questo tipo di riflessione potremmo farlo, cerco sempre di non mischiare gli arcani, per il Papa, per esempio. Vi invito ad andare a cercare il Papa, osservarlo da questo punto di vista qua. Scusate, il Re di Coppe e anche il Re di Denari. Vi invito a, se volete, naturalmente. Poi ci sono dei casi in cui le dimensioni delle mani sono identiche. Vedete? Come l'arcano senza nome, cioè il tiene la falce con due mani, con due mani, ma hanno la stessa importanza, diciamo così. Quindi vuol dire che il lavoro di pulizia che lui fa è efficace perché le due mani sono in sintonia.
E poi cosa vuol dire anche? Guardate il colore delle mani, una mano è azzurra, quindi indica la parte più intuitiva, anche emozionale, mentre l'altra mano è color carne, cioè incarnato nel corpo, chi dice che è uno scheletro, no, no, color carne, e il bastone poi è giallo e indica, ci arrivo, il mentale. Un'altra carta in cui, un altro arcano in cui le due mani hanno la stessa importanza, anche se non hanno la stessa posizione, comunque vedete, si può dire anche per la forza, cioè usa le due mani di pari dimensioni per svolgere quel suo lavoro di controllo sugli istinti, per chiudere o per aprire, quindi la parte anche ricettiva, istintuale. Quindi, come dire, la mano che indica i sentimenti, gli affetti, la spiritualità è tanto importante quanto quella che indica la razionalità anche, e anche l'energia fisica. Quindi, ancora una volta, questa carta ci indica l'importanza di bilanciare le proprie forze, di metterle a servizio delle proprie aspirazioni. Stesso tipo come dire, di riflessione si può fare partendo, cioè analizzando per esempio le due mani della papessa. Poi ci sono delle carte interessanti, questo, cerco di andare abbastanza veloce per non annoiarvi, spero che non vi annoiate, però insomma, come il cavaliere di bastoni, denari e spade, sì, ho tirato fuori i giusti, però sono questi qua, vedete? Questi tre cavalieri, vedete? La mano destra non si vede. Non si vede perché è proprio nascosta dalla testa, una parte del collo, del corpo del cavallo, però si capisce che c'è la mano, ma la mano chi la tiene? L'uomo, cioè l'essere umano che rappresenta l'azione e la testa pensante, il cavallo rappresenta i nostri istinti, l'azione, la vitalità, lo slancio. Quindi vediamo che ciò che è importante in un progetto è anche controllare la nostra forza, orientarla, ma allo stesso tempo la mano è nascosta, quindi ci indica che la nostra volontà non è tutto per portare a termine, per esempio, un progetto. E poi naturalmente non possiamo parlare di mani nei tarocchi di Marsiglia senza parlare, ma ne abbiamo già parlato tante volte, ma qui lo analizzeremo da un punto di vista un po' diverso, la Lama 6, l'innamorato, l'amante, dipende dalle traduzioni. Allora qui vediamo 4 personaggi, 3 personaggi umani e un cupido, quindi 4 personaggi, dovremmo avere 8 mani, in realtà insomma se ne vedono 7, sì, se ne vedono 7. E qui si capisce proprio come le mani sono importanti per descrivere delle intenzioni ma anche delle situazioni, che sia in amore che sia in altro, scusate. E se osservate bene vedete che la natura, l'intenzione del gesto di questa mano non è chiaro, non è sempre chiaro. Per esempio la giovane donna che trovate qui, cioè diciamo alla destra della carta, quindi verso il futuro, indica con il suo indice sinistro della mano sinistra il cuore del personaggio centrale, cioè il cuore di colui che è indeciso. Quindi è la mano dei sentimenti che compie questo gesto con una certa discrezione. Questa mano ci parla di cuore, di amore, di sensualità, di discrezione, anche di timidezza in un qualche modo, mentre effettivamente il personaggio centrale, il giovane uomo che ha le cosce, vedete che ha le cosce seminude, così tanto timido poi non sembra, ma si vede che è indeciso, che è in preda a contraddizioni e non sa più quale voce ascoltare, se quella del cuore o quella per esempio anche un pochino più sessuale, no? Che è del personaggio più anziano a destra. Questa è una delle interpretazioni, ce ne sono tante. Vediamo che il personaggio a destra cosa fa? Poggia la sua mano destra sulla spalla sinistra, scusate, destra del giovane e gli parla quindi comunque di sessualità, vedete anche la direzione della mano destra. Il giovane da una parte è lusingato, ma infatti si tiene proprio la cintola con la mano destra, ma insomma non sa bene cosa fare, e al di sopra di questo trio amoroso, ma che non rappresenta solo l'amore ma anche un altro tipo di riflessione, ne abbiamo già parlato,
Abbiamo Eros o Cupido che cerca di influenzare l'amante nella sua scelta e sta per scoccare una freccia. Quindi le mani è chiaro che ci parlano di impulsi, di sentimenti, di emozioni, di cui possiamo essere preda quando siamo di fronte a una scelta rispetto al nostro ragionamento, sapendo che in realtà esistono gli impulsi, esistono le sensazioni, le emozioni, esiste il ragionamento, ma poi esiste anche un'influenza dall'alto che sfugge al nostro controllo. Potete naturalmente cercare di fare un'analisi di questo tipo anche su questa carta qua, che è il giudizio. Poi come non parlare dell'arcano 15, come non parlare del diavolo, ullala, direbbero i francesi, una carta di cui spesso le persone hanno paura. Comunque, allora vediamo che cos'ha, delle mani che sono degli artigli, comunque le falangi sono disegnate, e ci fa un cenno, ci saluta, ci dice cucù e ci guarda in faccia, direttamente in faccia, ci ricorda forse che non siamo preda di un diavolo metaforico, ma forse siamo più preda dei nostri impulsi, delle nostre paure, dei nostri desideri, e si vede benissimo che è una messa in scena, vedete che è come se fosse su un piccolo palco, e lo fa proprio in realtà, perché è un personaggio molto potente, per renderci più consapevoli, perché sotto questo aspetto strano del diavolo, ancora ne parleremo magari in un altro video, si nasconde un essere particolarmente intelligente, particolarmente potente, particolarmente dotato di intuito e collegato a messaggi provenienti da un'altra dimensione. Questo lo si vede attraverso le ali e poi anche queste corna azzurre. Poi possiamo anche prestare attenzione, e non durerò ancora tanto, ma state tranquilli, a le malformazioni. Ci sono delle mani che hanno delle malformazioni. Allora, ve le volevo fare vedere, per esempio il re di spade, eccolo qua, vedete? Il re di spade, ma anche le troverete nel re e nella regina di coppe, per esempio nella re di coppe, adesso non lo trovo più, eccolo qua, voilà. Nel re di coppe c'è un mignolo per esempio che è molto sottile, nella regina di coppe questo mignolo, ma lo troverete nelle vostre carte, è molto lungo. Il re di denari ha una mano, troverete a 4 dita, la regina di denari ha un pollice addirittura atrofizzato, la regina di spade ha un indice incompleto, e non sono errori, non possiamo pensare che i cartieri abbiano fatto degli errori e non sapessero disegnare bene, sono messaggi, queste anomalie sono dei messaggi che sarebbe interessante scoprire. Vi lascio anche con questo interrogativo cosa vogliono dire queste anomalie. Potremmo entrare nei dettagli, ma sarebbe molto lungo, voglio dire, ma è giusto anche che facciate le vostre ricerche. Vorrei parlarvi, per concludere, diciamo abbastanza brevemente, di queste quattro dita, una mano a 4 dita, che troviamo nell'eremita, che troviamo nella giustizia e troviamo anche nel matto. Vi faccio vedere quello dell'eremita, per esempio. L'eremita che tiene con la mano la lanterna, questa mano solo 4 dita, la giustizia con una mano a 4 dita che tiene la spada, il matto che poi entrambe le mani sono a 4 dita, e anche l'arcano senza nome ha una mano a 4 dita. In questo caso vedete non si tratta di, come nel caso di cui vi ho parlato prima, dei cavalieri, di una mano nascosta perché il disegno fa sì che la mano sia nascosta. No, le dita proprio mancano. Quindi interessante capire perché mancano queste dita. Beh, quello che possiamo dire in prima analisi è che queste lame di cui vi ho parlato, cioè l'eremita che vi mostro, la giustizia, il matto, l'arcano senza nome, sicuramente sono figure accomunate dall'impegno in ciò che fanno, non fanno le cose a metà. Si sente che hanno una personalità forte, indipendente, anche originale, che procedono e agiscono da sole queste lame, non hanno paura, lungo sentieri o anche in situazioni in cui molti altri comunque eviterebbero.
E terminerei veramente a questo punto con le mani nascoste, non appunto per esigenze del disegno, ma proprio per volontà. E naturalmente, come non pensare all'appeso? Le mani dell'appeso non si vedono. Cosa fanno le mani dell'appeso? Lui ha preso una pausa volontaria perché sa che è necessario procedere all'introspezione, alla riflessione, fare il punto della situazione prima di prendere una decisione e passare a qualcos'altro. E ci assicura in questa carta, che spesso le persone vedono in maniera negativa, ma che grazie a questa pausa di riflessione, fatta come? Cambiando punto di vista, troveremo delle soluzioni e i cambiamenti necessari per la nostra vita. E le altre mani di cui vi voglio parlare nascoste, qui sarà la conclusione, sono quelle dei due diavoletti che troviamo nell'arcano 15, quindi il diavolo. Vedete, le loro mani uguali, sono nascoste, sono legate, non sono legate, non si sa, ma ci mostra sicuramente che a volte siamo noi stessi che ci affliggiamo uno stato così di dipendenza, quando siamo schiavi, per esempio, di impulsi, o quando siamo ossessionati da un problema, per esempio, che ci toglie il nostro libero arbitrio, oppure la nostra chiarezza mentale, o ancora quando siamo invece soggetti a qualcun altro. Vedete, le letture sono varie, ma comunque questa carta, che fa paura a molti, in realtà ci incoraggia a liberarci. Come? Agendo. Ecco, io vi lascerei con una piccola pratica, come al solito. Prendete 2 o 3 carte di quelle che abbiamo analizzato e che vi hanno come sempre particolarmente colpito. Poi fate una pausa, guardate le vostre mani, ok? E paragonate le vostre mani a quelle dei personaggi che si trovano nelle carte che avete scelto. E poi osservate come sempre, lasciate emergere, senza giudicare, e vedete cosa emerge da questa meditazione. E abbiate fiducia, io lo ripeto, ma è molto importante, abbiate fiducia nella vostra capacità di collegare il ragionamento con l'intuito, la logica, il sentire, il sentimento, ma proprio nel senso di sentire. E vi lascerei con una frase di Are De Luca, che come sapete è uno dei miei scrittori italiani preferiti, che dice, parlando proprio di mani, che dice: mantenersi, il mio verbo preferito, tenersi per mano. Ti può bastare per la vita intera, un attimo, un incontro. Rinunciarvi è folle, sempre e comunque. E quindi il mio augurio è che vi prendiate per mano lungo i sentieri della vita. Vi ringrazio di essere stati con me, come sempre, pollice blu, parlando di mani, pollice blu se il video vi è piaciuto, commenti, abbonatevi, fatelo circolare se ci sono le persone che pensate possono essere interessate a questo video o ai video in genere del canale YouTube Astro Tarotina. Potete scrivermi all'indirizzo email mariacristina.astrotarot@gmail.com, che troverete nella descrizione del video, e anche andare a scoprire, se già non l'avete fatto, le mie pagine Instagram, dove troverete tantissimi video di astrologia, di tarocchi e anche di altre cose che mi interessano. Vi ringrazio di aver passato un po' di tempo con me, e grazie mille e alla prossima.